Ma la Lazio pensavi diventasse un po' casa tua, perché questo è stato, poi c'era un legame tra Massimo Oddo e i tifosi, c'era una simbiosi Sì, speciale tra Oddo e ma la Lazio. c'è un perché molto preciso. Io arrivai alla Lazio come ultimo acquisto di Cragnotti. Nella grande Lazio, Lazio di Nesta, di Crespo, di Stam, di Couto, di Mihajlovic, di Stankovic, cioè arrivavamo quarti, vincemmo la Coppa Italia quell'anno. Poi la Lazio passò di mano, ci fu l'anno di Baraldi, con il famoso piano Baraldi, quindi il momento della grande crisi, il momento dove la Lazio veramente ha rischiato di scomparire. E il grande legame con quella piazza nasce dal fatto che io sono stato probabilmente l'unico, se non uno dei pochi, io Peruzzi forse io Peruzzi e Cesar forse, che praticamente stavamo nella grande Lazio fino alla Lazietta la chiamavano, per poi andare via l'ultimo anno e lasciare la Lazio in Champions League. Racconti, aneddoti, storie, calcio, le nostre storie di Serie A. Torna Storie di Serie A su Radio TV Serie A con RDS, oggi torna con Massimo Oddo. Ciao Massimo, ben Ciao, ritrovato. ciao a tutti. Massimo, iniziamo dalla corsa, un po' una metafora di vita per Massimo Oddo, la corsa oggi e non solo oggi, è una tua grande passione. Correvi tantissimo in campo, continui a farlo anche dopo che hai smesso. Beh, in campo mi serviva, diciamo che era una delle caratteristiche principali, quindi ovviamente ho basato un po' tutta la mia carriera sulla corsa, oltre che altre cose, però diciamo che per il ruolo che ricoprivo era fondamentale, era essenziale. Diciamo che per un po' di anni mi sono un po' dimenticato di correre, poi dopo le brutte amicizie come quelle con Massimo Ambrosini ti portano poi a condividere quelle che sono le cose che piacciono. Ho iniziato e quando si inizia, poi essendo uno molto che quando inizia una cosa la vuole portare sempre a termine, e ho iniziato a fare qualcosina sempre di più, cominci a vedere l'orologio, ti piace, vai sempre più forte. Però diciamo che in questo momento l'obiettivo principale era finire qualcosa di importante, darsi un obiettivo, no? Che poi è il fondamentale dello sport, quello di darsi un obiettivo e cercare di portarlo a termine al di là di quello che può essere poi il risultato finale. La corsa ti ha portato fino a New York, addirittura una maratona, magari ne stai preparando anche altre. No, ma quello era un cruccio che avevo da piccolo, no? Finire un giorno una maratona, che più delle volte si pensa possa essere una cosa molto difficile. Indubbiamente difficile, io tra l'altro l'ho preparata così all'improvviso, in 2 mesi e mezzo, una cosa pressoché quasi impossibile, però poi quello ti dimostra che poi nello sport, soprattutto in generale, nella vita, quello che conta veramente è la testa, quindi se ti poni un obiettivo e lo vuoi portare a termine riesci a farlo. Poi ovviamente il risultato finale è frutto di preparazione, di tempo, di impegno, tutto quello che ci metti dentro, però l'obiettivo principale è quello di tagliare il traguardo, non il tempo, e in quello ci sono riuscito ed è sicuramente una prova anche allenante, soprattutto a livello mentale. E cosa accade appunto nella testa in quell'ora, ora e mezza per la maratona di New York, 4. 4 ore e anche di più? Cosa succede? Cioè, riesci a staccare completamente, un momento solo tuo? La corsa ha una doppia faccia, secondo me. Da una parte è noiosa perché stai sempre lì con lo stesso passo, vai per tanto tempo, però c'è il rovescio della medaglia, cioè è un momento con te stesso, secondo me, perché è un momento di pensiero, un momento di meditazione, un momento di riflessione, ecco, e quindi a volte ti fai compagnia con musica, con podcast, con queste cose qui, a volte ti fai compagnia con i tuoi pensieri. Poi a livello fisico è inevitabile, ti senti bene, quindi quando incominci ad avere un'abitudine a livello sportivo, che sia la corsa, che sia la palestra, che sia qualsiasi tipo di sport, poi non ne puoi fare a meno e vai avanti. Anche Davide, Francesco e Greta ti fanno correre? Abbastanza. Diciamo che in questo momento ti fanno correre più i grandi, più sono grandi e più ti fanno correre. Il detto che si dice grandi figli, grandi problemi è vero, insomma, perché sono, vabbè, problemi nella norma, quelli che possono essere i problemi adolescenziali della crescita e quant'altro. Però è una cosa che faccio sempre volentieri, ovviamente.
Ecco, e loro inseguono di corsa la tua grande passione o si occupano d'altro i tuoi figli? E Greta è piccolina ancora. Diciamo che per adesso la più sportiva di tutte è proprio la piccolina, Vedi? perché per il resto non hanno seguito le mie orme, non hanno seguito il mondo calcistico, ma non hanno seguito in generale il mondo sportivo, non si sono mai appassionati ad uno sport. Questo è un po' il problema dei ragazzi di oggi, no? Una volta era molto più facile appassionarsi, ovviamente c'erano meno distrazioni, meno tentazioni e quando sposavi una causa c'era quella e vedevi solo quella. Adesso è molto più complicato, molto più complesso. Per quanto mi riguarda è anche una preoccupazione per i giovani di oggi. E loro non sono diciamo sportivi, gli piace lo sport ma non sono tanto sportivi, lo fanno in amicizia, la partita di calcetto, la partita di tennis, questo sì, però non a livello agonistico. Quando Massimo Oddo invece ha iniziato a correre per inseguire il sogno di diventare calciatore? Beh, 5 anni. Ho iniziato a calcio a 5 anni, tra l'altro non potevo neanche iscrivermi perché ero troppo presto, di solito al tempo una volta si poteva iniziare a 6 anni. Si iscrisse a scuola calcio mio fratello che ne aveva 6, eravamo legatissimi e io volevo andare e quindi di riffo di raffa mi hanno fatto iniziare comunque e da lì è stato un amore per sempre, un amore per la vita, insomma quello che è stata poi la mia vita. Però anche lì secondo me ci vuole anche la bravura dei genitori che ti spingono verso una passione. Attenzione, non la spinta vista in senso negativo, cioè quella di un genitore pressante, Sì, non opprimente, l'ossessione. che ti vuole far giocare a tutti i costi a calcio perché vede il tuo futuro. Ma una spinta verso una passione, verso uno sport in generale, ecco, verso una cosa importante della vita che è lo sport, perché secondo me è fondamentale, soprattutto ai tempi di oggi. Una volta era importante, oggi lo è ancora di più e quindi ci vuole sempre qualcuno che ti faccia appassionare a qualcosa. Poi dopo ovviamente è una cosa che rimane tua e io ho avuto la fortuna di innamorarmi di questo sport, di continuarlo e di fare tanti sacrifici da piccolo che però poi sono stati ben ripagati. Come hai vissuto l'essere figlio di, in questo caso, essere figlio di Francesco Oddo? Beh, vabbè, lui faceva l'allenatore a buon livello, lui ha allenato tanto in Serie B, ha allenato qualche anno in Serie A e ovviamente fin quando non sei conosciuto la prima idea generale, che è quella un po' della mente umana, è quella del raccomandato, di quello che è lì perché il papà è qualcuno. Ma lui è stato sempre molto presente nella mia vita, non è mai stato presente nell'ambito sportivo calcistico, anzi tutte le volte che io gli chiedevo qualcosa in ambito calcistico, la sua risposta era sempre chiedi al tuo allenatore, quindi i miei genitori mi hanno cresciuto così ed è quello che riporto poi ai miei ragazzi, insomma il consiglio va bene ma poi ci deve essere un distacco sotto questo punto di vista, anche perché non è rispettoso poi nei confronti di chi fa quel mestiere, quindi l'educatore, l'allenatore. Poi dopo ovviamente quando le cose incominciano ad andare bene, quando incominci a dimostrare il tuo valore, ovviamente poi ci si dimentica di tutto. Poi dicevano, ah, tuo padre ha fatto l'allenatore Esatto. perché tu eri bravo. Al contrario, si è ribaltata la situazione. Nel destino c'è sì il calcio, ma nel tuo destino c'è anche la vittoria. Se pensiamo al tuo inizio di carriera, avevi già vinto un campionato negli allievi con Renato Curi. Già quella è stata una soddisfazione. Sì, in realtà ne ho 23. Vedi. Ne ho 23 perché poi facevo parte della rosa, io ero un po' più piccolo, andavo con i più grandi. E in quelle rose lì c'erano tanti ragazzi, c'era Grosso, c'era D'Aversa, tutta gente che oggi allena ad alto livello. Era la Renato Curi di Pescara, era una società dilettantistica che ha vinto tantissimi scudetti. Eravamo tutti ragazzi di Pescara, non è che venivano ragazzi da fuori, quindi questa è la dimostrazione che il lavoro che c'è dietro che poi fa e crea tutto. Era una società seria, una società che pretendeva dai ragazzi educazione, pretendeva dai ragazzi comportamento, pretendeva dai ragazzi l'andare bene a scuola, il seguire, lo studiare e quindi ti dava una certa mentalità e questa mentalità poi ti portava a essere professionista sin da piccoli anche sul campo e quando tu sei professionista ovviamente aumenti le possibilità di poter sfondare, di poter fare qualcosa di concreto in questo caso nel mondo calcistico. Quindi ho avuto la fortuna di fare di avere questa scuola, di vincere sin da piccolo, però di perdere, perché poi ovviamente
le vittorie si creano e passano attraverso le sconfitte, ovviamente. Ecco, hai parlato di professionisti, ti ricordi ancora la chiamata del Milan? Cioè come arrivò la prima chiamata nel settore giovanile? Sì, me la ricordo benissimo. Andai a fare un provino nella Lucchese. Questo provino era una partita che giocammo una mattina. Subito dopo la partita chiamarono la società di appartenenza, quindi la Renato Curi, dicendo che facendo l'offerta già pronta, mi ricordo anche 130 milioni, praticamente mi avevano preso. Io ero contentissimo, stavo sulla via del ritorno verso Pescara, e in quel momento mi chiamò il presidente della società, che tra l'altro questo presidente oggi è il vicepresidente di federazione, quindi Ortolano, il vice di Gravina, e che mi disse: guarda, gira, vai verso Parma perché c'è il Milan che vuole fare un provino. Ovviamente quando sentii Milan feci girare subito, ero piccolo, ero minorenne, feci girare subito la macchina, andammo a fare questo provino. L'allenatore era Viscidi, feci questo provino, erano 2 giorni, 2 partite, giocai un giorno terzino destro, un giorno centrale, e finite queste 2 partite immediatamente il Milan chiamò dicendo che era interessato e fece la sua offerta, che era addirittura inferiore a quella della Lucchese, però un ragazzino davanti a 2 offerte così, ovviamente la scelta è ricaduta sul Milan, anche se al tempo la Lucchese aveva un grande settore giovanile. E aveva colori rossoneri, tra l'altro, anche la Lucchese. E ci fu anche un po' di litigi interni, insomma, perché ovviamente la Lucchese era arrivata prima, il provino col Milan lo feci dopo, però insomma ero un ragazzo di appena 16 anni che aveva la possibilità di andare nella squadra che in quel momento era la squadra più grande al mondo. Eh sì, perché poi a 16 anni hai avuto modo di vedere da molto vicino campioni come Maldini, con cui poi hai giocato, Van Basten, Baresi, ma è vera quella leggenda in cui voi sedicenni molto giovani alla domenica mattina vi svegliavate, andavate a fare i cross per chi si allenava a Milanello, per chi era squalificato magari o chi recuperava da un infortunio? Allora, voi immaginate che io ero un ragazzino di 16 anni che veniva da Pescara, che non aveva mai visto un personaggio di alto livello a livello calcistico. Avevo visto Leo Junior che giocava a Pescara, avevo visto Massara, avevo visto Allegri, avevo visto questa gente qui, ma non avevo mai visto gente del calibro internazionale, se non Leo Junior probabilmente. Il primo giorno che arrivai a Milanello, la prima persona che vidi, mi ricordo come se fosse oggi, era Lentini. Poi tutti gli altri. Vivevamo a Milanello, eravamo in più di 15 ragazzi che vivevano lì, quindi studiavamo lì, dormivamo lì, mangiavamo lì e ci allenavamo lì. Facevamo tutto lì. Era casa nostra. E sì, è vero, io ero uno di quelli che spesso si allenava in prima squadra, con grande costanza si allenava in prima squadra, ma il più delle volte questo succedeva, questo è un aneddoto bellissimo perché la domenica mattina c'erano gli infortunati o gli squalificati, e tra questi infortunati c'era quasi sempre, ahimè, Van Basten, e la domenica mattina arrivava sempre una chiamata su dove dormivamo noi, nel dormitorio, chiedendo persone che venissero giù, cioè ogni volta chiamavano e dicevano: chi sei? Oddo, vieni giù che c'è bisogno di te, ti devi allenare. E noi eravamo tutti contenti perché cavolo, hanno chiamato me per allenarsi con Van Basten, con Lentini, con Baresi, con Maldini e tutti quanti. Poi dopo capimmo che era indifferente chi doveva venire giù, perché infatti la domanda era: chi sei? E allora dopo è successo che abbiamo capito il giochetto e facciamo la gara a chi andasse a rispondere prima, perché ti chiamavano e dicevano: chi sei? Coco, vieni giù. Francesco, ti voglio giù. Quindi bellissimo, anche se poi ovviamente era bellissimo, però era l'unico giorno libero per noi, si poteva dormire, allora ti dovevi alzare e andare giù, ed era sicuramente una bellissima esperienza, ma era anche un'esperienza fatta di grande tensione, perché non è come oggi il ragazzino va in prima squadra, è come se fosse tutto dovuto. Una volta c'era tensione quando ti allenavi con i grandi, perché anche questi, poi a distanza di tempo lo capisci, no? Ti mettevano in difficoltà anche volutamente, per farti crescere probabilmente. Io mi ricordo c'era, glielo dico sempre a Billy Costacuota, tu eri un bastardo, cioè, perché ti metteva in difficoltà volutamente, forse per farti crescere, per farti rendere conto che comunque tu sei con i grandi, ti devi comportare bene,
Mi ricordo che Rossi faceva una partita, ti dava apposta la palla male, rimbalzante, perché tu magari sbagliavi e ti poteva insultare, perché ci provano gusto a fare questa cosa qua. Però faceva parte di tutto, no? Di tutto questo. Ma è stato un grande insegnamento. Noi eravamo lì, riconoscenti, zitti, facevamo quello che ci dicevano. Quando scendevi giù a mettere i cross, anche sbagliando, a Papenna, a Lentini, a Simone. Il giorno più drammatico era quando mi ricordo che l'allenatore era Capello e il mercoledì faceva sempre gli 1 contro 1. E lì era dura. Là ti capitavano Boban, Savicevic, Lentini, tutta gente che praticamente non la prendevi mai, però sono ricordi bellissimi. È stata la decisione giusta quella del Milan poi di girarti in prestito in C al Fiorenzuola o ti sentivi già pronto dopo i primi passaggi nel settore giovanile? Ma guarda, allora questa è una cosa che io discuto sempre con gli addetti ai lavori. Quello che succede oggi secondo me è assolutamente sbagliato, tutto quello che succede. E uno degli aspetti di cui si parla, cioè che i giovani di oggi non sono pronti, è anche dovuto a questo, che è un grandissimo errore. Oggigiorno purtroppo chi decide non è più la società, cioè una volta decideva la società, una volta il tuo miglior procuratore era la tua società di appartenenza, perché è quello che pagava per te, ti teneva a Milanello, quindi spendeva dei soldi, comprava il cartellino e sperava che tu arrivassi a alti livelli per portarti in prima squadra o comunque fare soldi nel rivendere, ma non esistevano i procuratori, non mettevano bocca, oppure quelli che c'erano non mettevano bocca. Ripeto, il tuo miglior procuratore era la società. Io mi ricordo come se fosse oggi, un giorno d'estate, prima dell'estate, finito l'anno calcistico, il mio ultimo anno con la Primavera, sapevo che sarei dovuto andare a giocare in prestito per fare la famosa gavetta, e un giorno mi squillò il telefono e mi chiamò Ariel Braida, che era il direttore sportivo del Milan, e mi disse, non se vuoi, se puoi, mi disse, tu vai a Fiorenzuola. E attaccò il telefono, punto, cioè non avevi termini di discussione, non potevi dire no lì perché c'ho un altro, e non c'era il procuratore di mezzo. Il procuratore oggi sono tanti bravissimi procuratori, ma sono tanti procuratori che pur di dire ho un giocatore in Serie B ma non è pronto e ti manda lì, oppure pur di guadagnare 1.000 euro in più perché una squadra gli dà 1.000 euro in più, ti manda in una squadra che non è confacente a quelle che sono le tue esigenze in quel momento. Oggi è difficilissimo trovare giocatori che escono alla primavera, anche i migliori che sono pronti. La dimostrazione lampante sono le Under 23. Le Under 23 ci sono fior di talenti, ma giocatori veramente bravi, ma che fanno fatica all'inizio perché è la normalità, cioè devono avere un percorso, tant'è che le statistiche dicono che le seconde squadre nel girone di ritorno fanno dei passi in avanti. Le statistiche dicono che tanti gol li prendi su palle inattive, su situazioni dove magari il giovane non ha tanta malizia, scaltrezza, dove hai a che fare con i più grandi che ti tirano la spinta, la gomitata e quant'altro. Quindi sono esperienze secondo me incredibili e che servono proprio per la crescita. Quindi non è che non sono pronti i giovani dal punto di vista tecnico, non sono pronti dal punto di vista mentale e qualche volta anche fisico. Quanto ti sei sentito tu pronto a quel salto di cui stai parlando nel tuo percorso Monza, Prato, Lecco, Napoli, Verona? Cioè, qual è stata la stagione che ti ha fatto capire sono arrivato ad un livello dove posso starci per parecchio tempo? Ma guarda, io ho fatto i primi 3 anni in C, che praticamente giocavo 18-19 partite, sì. metà del campionato, non è che facevo fatica, ed ero uno dei giovani considerati più bravini del settore giovanile, ma facevo fatica a giocare, al di là del fatto che il livello di una volta era altissimo. Cioè una C di una volta era una B di adesso. Io mi ricordo quando vincemmo il campionato a Napoli, i 4 attaccanti erano Bellucci, era Swok, era Robbiati, era Stellone, cioè 4 attaccanti di Serie A. E quindi il livello era veramente molto alto. E io i primi 3 anni giocavo poco, giochicchiavo, ogni tanto giocavo, ogni tanto no, e facevo veramente tanta fatica. Poi andai a Monza. Il Monza era la società satellite del Milan, i più bravi li mandavano lì. In quel momento io non ero considerato pronto per il Monza, ma diciamo che mi sono un po' imposto, sono voluto andare a provare nonostante mi dicessero guarda che lì sei l'ultima ruota del carro. Io ero convinto di andare, famosa forza mentale, io ero convinto, mentalmente ero pronto per affrontare una situazione del genere.
Il caso ha voluto che la prima partita erano tutti infortunati, io ero in panchina, il riscaldamento si fa male, un difensore Castorina, e io dovetti giocare per forza, cioè, non c'erano alternative. Vincemmo 1-0, gol mio, e da lì partì la mia carriera. Quell'anno feci 7 gol, feci tutti i ruoli, centrale, destra, sinistra, centrocampo, tutto quanto, e l'anno dopo andai a Napoli. Napoli Novellino mi consacrò definitivamente come terzino destro, vincemmo il campionato, fui eletto come miglior giovane difensore della Serie B, e quindi lì secondo me è stato il momento in cui mi sono veramente consacrato, che è coinciso con il momento in cui dopo tanti anni il Milan, che ha speso tanti soldi per me per mandarmi in prestito e quant'altro, arriva l'offerta del Verona e mi vende. Quindi io pensai dentro, ma come? Mi ha tenuto tutti questi anni, tutta questa fatica, poi l'anno che sono esploso mi ha venduto. Evidentemente in quel momento il Milan non credeva in me, non credeva che potessi arrivare a certi livelli. Il Verona mi pagò 7 miliardi e mezzo, quindi non poco. E feci 2 anni a Verona, poi la Lazio, e poi tornai al Milan a 30 anni praticamente. La Lazio pensavi diventasse un po' casa tua, perché questo è stato, poi c'era un legame tra Massimo Oddo e i tifosi, c'era una simbiosi speciale, sì, tra Oddo e la Lazio. Ma c'è un perché molto preciso. Io arrivai alla Lazio come ultimo acquisto di Cragnotti. Nella grande Lazio di Nesta, di Crespo, di Stam, di Couto, di Mihajlovic, di Stankovic, cioè Lopez, cioè giocatori pazzeschi, no? Veramente una Lazio forte. Arrivammo quarti, vincemmo la Coppa Italia quell'anno. Fui l'ultimo acquisto, poi la Lazio passò di mano, ci fu l'anno di Baraldi, con il famoso piano Baraldi, quindi il momento della grande crisi, il momento dove la Lazio veramente ha rischiato di scomparire. Facemmo un accordo sull'abbassare gli stipendi e quant'altro, e il grande legame con quella piazza nasce dal fatto che io sono stato probabilmente l'unico, se non uno dei pochi, io, Peruzzi forse io, Peruzzi e Cesar forse, che praticamente stavamo nella grande Lazio fino alla Lazietta, la chiamavano, che un anno rischiò anche di retrocedere. Quando ci fu quel famoso derby alla terzultima giornata con la Roma, finì 0-0, tutto lo stadio ci fischiò, quello fu un momento bruttissimo per noi, ma se una delle due squadre avesse perso quella partita avrebbe rischiato veramente di retrocedere, per poi andare via l'ultimo anno e rilasciare la Lazio in Champions League. Quell'anno si qualificò, io andai via a metà anno, però quell'anno feci 7 gol, 15-16 assi, quindi qualcosina avevo fatto, e quindi rimase questo legame fortissimo. Io diventai capitano, e diciamo che incarnavo un po' in quel momento lo spirito Lazio che c'era in quegli anni lì. La gioia più grande fu la Coppa Italia 2004 con la Lazio? La gioia più grande fu ritrovare la Lazio in Champions League, perché noi vivemmo degli anni veramente pesanti, veramente brutti, gli anni in cui arrivarono 9 giocatori negli ultimi 5 minuti di mercato, giocatori sconosciuti che non sapevamo di che morte dovevamo morire, cioè veramente furono anni pesanti e brutti, e io, essendo capitano, mi sentivo addosso una grandissima responsabilità. E dopo aver vissuto questo periodo tremendo, inizialmente aver avuto il peso di aver abbandonato, che poi non fu un abbandono, fu una costrizione praticamente, di dover andare via, perché io prima di andare via avevo proposto anche al presidente di rimanere lì a vita, quindi di rinnovare il contratto. Io in quel momento non poteva, perché c'erano esigenze economiche particolari, e quindi io fui costretto ad andare via, però mi sentivo un peso addosso, no? Perché io in quel momento ero capitano, ero responsabile, come ti ho detto, quindi mi sentivo in difetto, e l'aver ritrovato a fine anno poi la squadra in Champions League mi sollevò un po' da questa pesantezza che avevo. E quello secondo me fu la gioia più grande. Poi ovviamente alzare la Coppa al cielo è sempre bello, quindi la Coppa Italia è un ricordo indelebile. Tra l'altro fu il primo trofeo con i grandi sì, che vinsi. E poi la trattativa col Milan fu estenuante, non so come. Durò 3 anni. Come l'hai vissuta tu? No, durò 3 anni, perché non è che c'era solo una finestra di mercato, quella è un paio di anni, almeno 4 finestre di mercato sicuramente. Quindi c'erano non solo il Milan, c'erano tante. In quel momento ero un giocatore importante, anche nel mio ruolo a livello italiano ero
ero sicuramente un giocatore di buonissimo livello, tant'è che insomma c'era la Juve, c'era l'Inter, c'era il Milan, c'era qualche squadra all'estero che mi voleva, però quel momento lì è stato bravo Lotito, perché non ha ceduto, qualsiasi altro presidente avrebbe lasciato. In quella Lazio non c'erano tanti giocatori che avevano grande valore, quindi lui in un momento di difficoltà economico-finanziario ha detto: se io mi devo privare del mio capitano, dell'uomo simbolo, dell'uomo che comunque a cui tutti vogliono bene, la piazza, i tifosi, i giornalisti, tutti, lo devo fare se ne vale la pena. E lui sin dalla prima volta disse una cifra e da quella cifra non si spostò neanche di un euro. Di un euro. Tant'è che ci fu un aneddoto che io racconto sempre, ma ormai lo sanno tutti, che fu quella della definizione la sera prima della trattativa e l'annullamento la mattina dopo, perché il presidente Lotito aveva chiesto ulteriormente, dopo aver definito tutto, la metà del prestito di Foggia che era da Lazio, perché Foggia rientrava nella trattativa. Allora, una volta dopo aver chiuso, Lotito ha pensato: sì, però io ho Foggia, se io lo prendo adesso a metà anno, io non devo pagare più la metà dei 300.000 euro di prestito, quindi dall'enorme cifra che mi aveva pagato il Milan, Lotito voleva altri 150.000 euro in più. E quindi da lì poi, insomma, morale della favola, quei 150.000 li ebbe con la vittoria della Champions League, perché ci fu una scommessa, alla fine gli disse: vabbè dai, non me li dare, però se vinci la Champions League me ne dai 300. Questo me lo racconto Galliani dopo. Alla fine l'hai vinta la Champions League, perché poi tu arrivi sì, al Milan, sì, non è e una cosa Lotito da prese poco. 300.000 euro in più. Esatto, e vinci la Champions subito. Sì. È la gioia più grande, la nottata di Atene, la tua gioia più grande con una squadra di club. Poi parleremo naturalmente del mondiale, e poi la Supercoppa, il mondiale per club sono una conseguenza. È quello l'episodio che Massimo Oddo ricorderà per sempre. Beh sì, io la Champions League l'avevo vista per 6 volte, credo, 6 presenze in Champions League con la Lazio, 6-7 presenze. E arrivai al Milan, alla Lazio ero il capitano, ero Oddo. Arrivai al Milan dove Oddo era uno dei tanti, però ebbi subito molta fiducia da parte dell'allenatore, con giocatori importanti dietro. Io ho Cafù dietro, cioè non è che avevo l'ultimo arrivato, eppure nonostante quello giocai sempre in Coppa e giocai spesso in campionato. Poi ogni tanto giustamente il mister Ancelotti dava spazio anche a lui, però diciamo che da quel momento presi un po' le redini della fascia e insomma arrivare a metà anno, l'ultimo giorno di mercato di gennaio al Milan, e dopo 4 mesi alzare la coppa più importante a livello di club, credo che sia stata in assoluto la soddisfazione più grande. E anche lì un altro peso, perché insomma il Milan aveva pagato tanto a 30 anni, quindi di qualcosa doveva rientrare, insomma. Ti sei sentito un po' meno protagonista nel 2011, nello scudetto? L'hai vissuto comunque con grande enfasi, grande emozione? Ma no, guarda, io sono sempre dell'opinione che quando c'è un gruppo vincono tutti, perché poi se non c'è un gruppo non vinci nulla. E quindi alla stregua di questo c'è da dire che tutti quanti sono importanti in un gruppo, a livello tecnico, a livello umano, a livello mentale, sotto tutti i punti di vista, anche a livello comportamentale. Cioè, se tu sai comportarti in un momento di difficoltà, in un momento in cui tu non sei uno dei protagonisti, puoi fare un danno al gruppo. Io mi sono sempre comportato bene, ero consapevole che ero un 35enne e quindi ero agli sgoccioli della carriera, ma mi sono sempre allenato con grande professionalità, ho sempre cercato di dare il mio contributo, e a livello sicuramente mentale, a livello di gruppo l'ho sempre fatto e mi era riconosciuto, perché a livello di gruppo mi sentivo importante. E poi ho cercato di farlo anche in campo, insomma c'è stata una partita in cui feci un doppio assist a Napoli, vincemmo una partita importante, quindi anche una sola, io dico, anche da allenatore dico sempre ai miei ragazzi, tante volte si può essere tra virgolette panchinaro, si può avere poco spazio, ma poi basta pochissimo affinché quel pochissimo spazio che hai avuto può essere determinante. E quella era la mia mentalità, insomma.
Tutti pensavano di vederti finire la carriera al Milan, però invece hai chiuso a Lecce. Sì, lo Che scelta pensavo è stata? anch'io, no, no, lo pensavo anch'io ed ero determinato su questo, anche perché l'anno prima avevo spalmato il mio contratto, Milan mi chiese di spalmare il mio ultimo anno in due e la mia idea fu assolutamente sì, per andare incontro al Milan, sicuramente perché comunque avevo un ingaggio importante, ma ero comunque agli sgocci della carriera, quindi il Milan mi chiese questa cosa qui, io accettai immediatamente anche per riconoscenza, ma anche con l'idea di finire lì al Milan e di iniziare un nuovo percorso magari lì, se ne avessi Certo. avuto l'opportunità. In quali vesti non so, ma comunque avere un'opportunità. Poi non so, erano gli ultimi giorni di mercato del mio ultimo anno di contratto, dove sapevo benissimo che ero ai margini, insomma, facevo parte della rosa, ma ero molto ai margini, avrei giocato veramente poco se non mai. E gli ultimi giorni di mercato mi chiamo Eusebio Di Francesco, che è un pescarese come me, con il suo secondo pescarese, con il preparatore atletico pescarese, quindi era a Lecce. Cioè ti ha chiamato il cuore, il richiamo del No, cuore. mi chiamò prima altra gente per dirmi, sai, c'è Lecce che ti vorrebbe, io dissi no, no, guarda, non ci sto con la testa, non posso andare, in questo momento ho sposato questa causa, voglio stare qui. Poi mi chiamò lui. E al telefono mi ridò quell'emozione di essere importante, di essere un giocatore importante in una rosa, sia a livello mentale, comportamentale, sia a livello tecnico. Dentro di me avevo voglia di giocare, fisicamente stavo bene e mi convinsi di darmi un'altra opportunità di esperienza e quindi chiusi a Lecce. Ahimè, con una retrocessione, se tornassi indietro non l'avrei fatto. No, ma non l'avrei fatto perché poi questa esperienza, no? Ti rendi conto che quando sei stato a alti livelli non è mancanza di umiltà, per carità, quello non fa parte di me. Quando sposi queste cause, sei stato in ambienti importanti, hai vissuto determinate partite, ti allenavi in campi eccezionali e quant'altro, fare 3-4 passi indietro, cioè devi essere veramente pronto mentalmente, Sì. perché sennò inconsciamente poi nei momenti di difficoltà si fa veramente fatica. Nel mezzo in tutto questo c'è anche il Bayern Monaco, non ci siamo Sì. dimenticati, c'è l'esperienza estera e che esperienza, perché poi tu ne hai parlato sempre come una grande esperienza formativa, oltre che aver giocato lì con grandissimi campioni. Sì, assolutamente sì, ho avuto la fortuna di fare un'esperienza all'estero, probabilmente con una delle più grandi squadre europee, un'esperienza incredibile sia di vita che calcistica, ma anche extra calcistica a livello di come si vive il calcio lì. Se a una domanda dovessi rispondere qual è la differenza tra calcio italiano e calcio tedesco, rispondo sempre: in Italia al centro di tutto c'è la squadra, in Germania al Bayern Monaco al centro di tutto c'è il tifoso. È una risposta che può voler dire poco, ma è veramente tanto, perché cambia tutto, cambia le prospettive, c'è più disponibilità da parte di tutti, c'è più responsabilità da parte di tutti. Poi l'organizzazione che ha il Bayern Monaco è qualcosa di incredibile. Io venivo dal Milan, non che non fosse organizzato, ma quello che ho visto al Bayern Monaco è qualcosa di veramente unico, e questo nel 2008. Quello che ho visto a livello di organizzazione di competizione è incredibile, stadi pieni, stadi nuovi, tutto quello che probabilmente in questo momento manca in Italia, lì lo hanno capito nel 2006 quando ha perso la semifinale con noi, cioè che c'era bisogno di un cambiamento, c'era bisogno di qualcosa di nuovo. Noi siamo rimasti fermi e loro, come tanti altri campionati, sono andati avanti. Lo hai detto tu, c'è la Germania comunque nel destino, no? Il Mondiale 2006 è un altro trofeo che rimane lì insieme a quella Champions, insieme agli altri trofei. Hai più tagliato i capelli a qualcun altro dopo Camoranesi? No, basta. No, ma quello è nato tutto per gioco, perché noi eravamo lì in ritiro, quindi non è che potevamo uscire, eravamo in Germania, quindi ogni tanto mi aggiustavo i capelli da solo. Il primo che vide questa cosa qui fu Gattuso, mi disse: ma che fai? Sì, ogni tanto mi taglio qualche, cioè, mi aggiusto i capelli. Ah, dai, fammi i capelli. Li fece a lui e poi fecero quasi tutti. Uno dei pochi che non lo fece era Camoranesi, tutti quanti spingevano: dai, tagliati sti capelli. Lui no, poi partì la scommessa: se vinciamo il mondiale ti tagli i capelli in campo. E quindi
Così è andata. Voi eroi del 2006 vi sentite ancora, vi ritrovate, ci sono tanti eventi, è qualcosa veramente che rimane non solo per voi ma anche nell'immaginario collettivo degli italiani per sempre. Ve ne accorgete, no? Quando camminate, quando girate, quando appunto partecipate a degli appuntamenti, e quel mondiale è il mondiale. Ma sì, perché tu rappresenti la tua nazione, quindi al pari dei campioni d'Europa, gli ultimi, al pari dei campioni del mondo dell'82 e altri che hanno vinto a livello internazionale, ovviamente tu sei un simbolo nazionale. Da una parte con il club rappresenti il tuo club e basta, e tutti i tifosi del tuo club, qui rappresenti una nazione, quindi è una soddisfazione secondo me troppo bella, troppo importante e con grande responsabilità. Ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo che ha vinto, perché in questo caso non ha vinto la squadra, ha vinto veramente il gruppo. E sulla base di quello che dicevo prima, che non è retorica, alla base dei grandi vittorie ci sono sempre i grandi gruppi. Al Milan ho vinto assieme ai miei compagni perché c'era un gruppo vero, un gruppo forte, e al Mondiale abbiamo vinto perché c'era un gruppo forte che veniva da un momento delicato che era successo, no? Il famoso Calciopoli. E lì ci fu un momento in cui secondo me c'è stato un rafforzamento di quel gruppo che ha voluto, diciamo, dimostrare il proprio lavoro dentro, il proprio valore dentro al campo. È scattato qualcosa che ha fatto sì che diventassimo una seria candidata alla vittoria. Abbiamo iniziato la tua storia di Serie A con la corsa, ora corriamo veloce, andiamo con lo scatto finale, sai quando sei in fatica, sì, che devi riuscire ad andare sopra la fatica e battere il tuo tempo record. Lippi, Ancelotti, Mancini, Allegri, Heinkes e tanti altri. Con chi sei entrato maggiormente in collegamento umano, tecnico, tattico dei tuoi allenatori? Perché adesso finiamo con la tua parte attuale dell'allenatore a Massimo Oddo. Ma guarda, io dico sempre che non ce n'è uno in particolare, ci sono tutti, sia in senso positivo che negativo, perché ho avuto allenatori bravissimi, ho avuto anche allenatori meno bravi, da cui ho imparato anche a comportamenti da non avere in un gruppo o verso un giocatore. Quindi io sono fortunato perché ho appreso da tutti, sia le cose positive che le cose negative. Ovvio che gli allenatori che ti entrano più nel cuore sono quelli con cui vinci. Ovvio che gli allenatori più bravi, più talentuosi sul campo tecnicamente non possono essere i grandi allenatori delle grandi squadre, perché quando tu alleni Seedorf e Kakà, cioè a livello tattico, cioè che gli dici? E quindi il livello, cioè lì è più importante il livello gestionale di uno spogliatoio, e quindi per me Ancelotti è un punto di riferimento soprattutto dal punto di vista della gestione, dei comportamenti, del modo in cui si comporta nella gestione di Cafù quando arriva Oddo, nella gestione del grande campione, perché quelle sono le premesse più importanti per un allenatore di alto livello di una grande squadra. E poi se mi chiedi quali sono gli allenatori più bravi sul campo, io ti dico Cadregari, e ti dico D'Astoli, ti dico Delio Rossi, ti dico sicuramente Malesani, uno dei più grandi sul campo che ho avuto a livello tattico. Cioè allenatori di squadre non così importanti, perché le necessità in quelle squadre lì sono più tecniche e tattiche. Nelle grandi squadre le necessità sono più gestionali, ovviamente. C'è una particolarità nel Massimo Oddo allenatore: Pescara, Perugia, Padova, le squadre che ti hanno chiamato ti hanno richiamato, quindi significa che comunque hai lasciato il segno. Sì, guarda, io ho avuto un percorso un po' particolare, sono stato molto bravo e fortunato all'inizio, dove ho avuto subito un exploit e poi ho avuto un po' di difficoltà, che è coinciso molto con il fatto che io fondamentalmente, se andiamo a vedere le squadre che ho allenato dall'inizio sono state due. Sono stato il Pescara, dove abbiamo vinto il campionato, è stato il Perugia, dove sono stato mandato via quinto in classifica, quindi stavamo facendo un grande campionato. Il resto sono tutte società dove sono subentrato, e ovviamente le dinamiche sono tutt'altro, no? Io sono un allenatore che ha bisogno di costruire qualcosa, e questa non può e non deve essere assolutamente una giustificazione, però non ho avuto la possibilità poi fondamentalmente di
di riproporre quello che di buono avevo fatto, perché non c'è stata proprio la possibilità, perché tutte queste squadre sono 5-6 anni che io non riesco a partire con una squadra dall'inizio. Se mi hanno richiamato è probabilmente perché hanno visto qualcosa di buono. Poi sicuramente ho fatto i miei errori, ho commesso i miei errori, ma un po' per inesperienza, un po' perché gli errori si commettono. L'importante è che si riparte sempre da questi errori commessi per cercare di farsi un'autoanalisi e cercare di capire dove si è sbagliato. Oggi che obiettivi hai? Come ti poni verso la figura proprio dell'allenatore? Come la vivi? Come ti prepari? Ma guarda, io credo che oggi il ruolo dell'allenatore sia in assoluto il ruolo più difficile che c'è, perché oggi è veramente complicato trovare una società che abbia veramente un progetto, che abbia cioè che scelga una formula e cerchi di portarla avanti a tutti i costi. Oggi l'allenatore è troppo legato ai risultati, per arrivare ai risultati bisogna costruire, bisogna lavorare, soprattutto per allenatori più piccoli, perché tu se arrivi al Real Madrid vinci. Oggi il calcio è fatto di statistiche. Io mi chiedo sempre le statistiche di un allenatore o le statistiche di un giocatore, ma le statistiche possono cambiare in base a dove alleni. Se io alleno una squadra piccola di Serie A è normale che le mie statistiche di vittorie sono basse, è inevitabile. Se tu prendi le statistiche di Ancelotti sono altissime, hai allenato il Milan, il Real Madrid e quant'altro, questo nulla toglie alla bravura, ci mancherebbe, certo. Ma la statistica cambia, è inevitabile. Quindi è veramente difficile. Io dico sempre che un allenatore andrebbe esonerato durante la settimana, mai dopo una partita, perché la partita può succedere di tutto. Magari tu domini una partita, fai 100 tiri in porti, pali, traverse, e poi ti fanno un contropiede e ti fanno gol. O viceversa, magari giochi malissimo, disastroso, larghi, lunghi, non ci hai messo nulla in campo, ti prendono pali, traversi, miracoli del portiere, poi tu fai un contropiede e fai gol. Io rido sempre quando leggo i giornali e dicono ultima chance per l'allenatore. Dentro di me dico, ma non è possibile, un allenatore o ci credi o non ci credi. Che fa? Se vince una partita anche fortunatamente lo confermi, per poi tornare in discussione se riperdi un'altra partita. È diventato troppo aleatorio, è diventato troppo complicato. Oggi un allenatore vince una partita ed è un fenomeno, perde una partita ed è un disastro. Questo limita molto, anche perché poi l'allenatore è un essere umano, è inevitabilmente condizionato da quello che si dice all'esterno. Ci siamo dimenticati di chiamarti dottore per tutta l'intervista, perché nel 2011 c'è anche una laurea che penso ti renda particolarmente orgoglioso in scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport. Penso che al pari dell'alzare una coppa è una soddisfazione grande, perché comunque siamo in pochi, se vogliamo, i giocatori che si sono laureati. Questo non vuol dire che io sono più intelligente degli altri, quello sicuramente no. Però anche quello è una forma di obiettivo, no? Di porsi un obiettivo. Ho voluto fare la maratona e l'ho portata a termine, ho voluto fare il calciatore e l'ho portato a termine, ho voluto laurearmi e l'ho portata a termine. È una cosa in più, è una cosa che ti dà soddisfazione e magari un giorno potrà servire. Allora, dottor Massimo Oddo, siamo alle ultime 3. La tua prossima maratona? No, maratona non è in programma adesso. Basta. Anche perché le maratone poi ho iniziato con la più dura io. Esatto. No, vediamo. Io nella vita non dico mai con certezza quello che sarà il mio futuro, perché non posso saperlo. Ad oggi non credo di farne un'altra. Poi magari domani mattina mi sveglio e mi va di farla. Adesso ho altri obiettivi, altre priorità. Mi andrò a allenare, sicuramente qualche corsetta, qualche 10 km, qualche 21 un po' più fattibile, sicuramente le farò, le ho già fatte, per la maratona vedremo. Ora abbiamo 10 caselle e devi inserire questi nomi in 10 caselle. Attenzione, perché può darsi che tu inserisca un giocatore 10° e magari potrebbe essere il primo per te, i 10 migliori crossatori di sempre. Sì. Dove metti Beckham? E tu dirai chi sono gli altri. Beckham io lo metto al primo posto. Primo posto Beckham. Cafù? Sì. No, lo metto tra gli ultimi, ma non perché non sapeva crossare, perché lui aveva grandi qualità, ma il cross in sé per sé non era una sua priorità, insomma. Lui aveva
La corsa, la velocità. Aveva la corsa, aveva il saltare l'1 contro 1, aveva il gol, aveva tante cose, però il cross in sé per sé, secondo me ce ne sono tanti che ne avevano di migliori. Nei 10 lo metti? Ottavo, dai. Ottavo. Massimo Oddo. Bah, con umiltà mi metto nei primi 5, dai. Quinto? Facciamo? Quarto? Sul podio? Mi metto quarto, dai. Quarto Lascio il Massimo podio. Oddo. Quarto Massimo Oddo. Luis Figo. Luis Figo, terzo, dai, podio. Maicon? No, Maicon Vale lo stesso faceva discorso di Cafù. tanti assist, ma proprio il cross in sé per sé, no, lo metto settimo. Di Marco. Di Marco è bravo, solo che secondo me c'è un secondo. Lo metto dietro di me, lo metto quinto, dai. Quinto. Donadoni. Mi voglio lasciare il secondo, capito? Sesto lo metto Donadoni. Sesto. Giggs. Nono. Ho messo nono. Bruno Conti. Questi sono. Vabbè, Bruno Conti. Ne E ne mancano mancano due. ancora due dopo Bruno Conti. No, perché di solito l'ultimo è sempre quello più. Allora, che mancano? Il decimo e. Il decimo, secondo. Il decimo e il secondo? Sì. Lo metto decimo, dai, lui aveva più dribbling 1 contro 1. Il secondo ha vinto con te il Mondiale 2006. Zambrotta. No, rifacciamo tutto. No, Gianluca il cross no, dai, perdonatemi Gianluca, no. L'ultimissima, Massimo, ringraziandoti per questa bellissima storia che ci hai raccontato. Massimo Oddo nel 2034. Cioè, quanti anni ho? Se ci sarò. Speriamo. Dove ti vedi? Mi vedo, non lo so, mi auguro di aver fatto qualcosa di bello nel calcio in termini di allenatore. Magari mi devo togliere ancora qualche soddisfazione. Ho vinto un campionato di Serie B, ho vinto una Coppa Italia DC, mi piacerebbe avere altre opportunità in Serie A come le ho avute. Secondo me le ho avute con troppa poca esperienza, con troppa gioventù. E mi piacerebbe riviverle con un pizzico di esperienza in più. Grazie Massimo. Grazie a voi. Un'altra affascinante storia è stata raccontata, storia di Serie A torna a brevissimo, un'altra grande storia, la racconteremo sempre qui su Radio TV Serie A con RDS. Grazie. Storie di Serie A. Su Radio Serie A con RDS.